Ciao a tutti e bentornati nel canale. Allora, il video di oggi sarà lungo, quindi andiamo subito al sodo. Oggi vi mostrerò come cucire una gonna pantalone passo passo. Nei video precedenti vi ho già mostrato tutto il processo per arrivare fino a qui, quindi come fare il cartamodello base della gonna pantalone, come sdifettarlo in base alla propria conformazione fisica e poi come apportare tutte le modifiche al cartamodello base aggiungendo i vari dettagli di design di questa gonna pantalone. Quindi una zip nascosta, una piega sul davanti, pens dietro e tasche a filetto e le tasche sui fianchi. Se ve li siete persi e vorreste vedere tutto il processo ve li lascio sotto nella descrizione del video. Comunque oggi vedremo come cucire la gonna pantalone da zero. Non è un capo facilissimo da cucire perché ci sono delle parti che a mio parere sono più adatte a chi sa già cucire un po'. Comunque io cercherò di essere più chiara possibile in modo che possa seguirmi anche chi è alle prime armi con il cucito e magari riuscirà a imparare qualche tecnica di cucito nuova. Bene, direi di iniziare. Allora, ho deciso di utilizzare un panno di lana leggero vintage per fare questa gonna pantalone. È un tessuto che risale ai tempi in cui la sorella di mio nonno lavorava per una fabbrica dove si producevano tessuti in Svizzera e lei da allora ha tenuto parecchi tessuti che produceva lì e questo è uno scampolo che mi ha lasciato. Sono all'incirca 3 metri di tessuto e ha un'altezza strana di circa 1 metro da cimosa a cimosa. Quindi per forza dovrò tagliare i pezzi in strato singolo. Ma lo avrei fatto comunque perché dovendo tagliare un tartan viene un lavoro più preciso tagliando i pezzi singolarmente. Parto piazzando prima i pezzi più grandi. Essendo tartan è preferibile far combaciare i quadrati sia sui fianchi sia sull'interno gamba per estetica. Il procedimento è stato praticamente questo. Prima ho tagliato il primo dei 2 pezzi, prendiamo ad esempio il davanti della gonna pantalone, allineando perfettamente il dritto filo a una delle righe verticali della stoffa. Poi ho tagliato il secondo pezzo del davanti cercando di piazzarlo esattamente come il primo in tutti i lati, quindi per farvi capire, se per esempio sul fianco in vita il pezzo finisce a metà di un quadratino della stoffa, dovrò posizionare il cartamodello per il secondo davanti allo stesso identico modo. Vi faccio immaginare quanto c'è da impazzire a fare questa cosa. Vi dico già che per me era la prima volta che provavo a fare qualcosa con il tartan e mi sono già pentita durante il taglio della stoffa di aver scelto appunto una stoffa di questo tipo. Pensavo fosse più facile riuscire a far combaciare tutto, ma si è rivelato più difficile e lungo del previsto perché per quanto provi a far combaciare tutti i quadratini tra i vari pezzi, la stoffa si muove e vicino alle cimose i quadrati non sono neanche allineati perfettamente. Tutto questo comunque per darvi lo spassionato consiglio di utilizzare un altro tipo di stoffa. Per ogni pezzo ho segnato tutte le tacche, nel davanti ho 5 tacche per la piega e 2 tacche per la tasca sul fianco e vanno segnati anche i 2 punti ai 2 lati della piega che indicano fin dove va cucita la piega. Per il dietro ovviamente ho fatto lo stesso identico lavorone, con l'aggiunta che il fianco ora deve coincidere con il fianco del davanti, quindi va fatta attenzione anche a quello. Sul dietro ho segnato la punta della pens e i 4 punti della tasca a filetto del dietro. E per tutti gli altri pezzi per fortuna posso fregarmene di far combaciare i quadrati perché non avrebbe senso, sono tutti pezzi nascosti e l'unico visibile è il cinturino che però è impossibile da far combaciare e i filetti dietro che comunque a mio parere non danno fastidio se sono disallineati. Quindi qui taglio 2 pezzi del sacco tasca del fianco, una volta ognuno dei pezzi della finta per la zip. Taglio poi 2 pezzi del sacco tasca in stoffa e 2 pezzi per il filetto della tasca dietro. Per la fodera, allora, inizialmente volevo usarne una in tono per fare gli interni delle tasche, però in casa ne avevo solo una che era un po' troppo spessa per questo tessuto e era domenica quindi non potevo neanche andare a comprarne una. Quindi ho pensato di usare il tessuto tartan anche per fare i pezzi in fodera, tanto non è che sia un grosso problema a mio parere, non cambia molto. E di fatto quindi ho tagliato sempre nel tartan altri 2 pezzi del sacco tasca della tasca del fianco e i 2 pezzi del sacco tasca che avevamo chiamato sacco tasca in fodera nello scorso video. Non mi soffermo sulla parte in cui taglio le mostre dell'orlo perché poi in corso d'opera ho deciso di non usarle più. Passiamo al cinturino. Farò un pezzo unico per il cinturino esterno e un altro uguale per il cinturino interno. Lo taglio mettendo il centro dietro nella ripiegatura della stoffa. E nel centro davanti, se vi ricordate dallo scorso video, avevo detto che da un lato andava aggiunto un margine di 4 cm per il sormonto del bottone. Io qui lascio direttamente 4 cm da entrambi i lati e taglierò l'eccesso dopo quando cucio il cinturino.
e come tacche qui segno il centro davanti, il centro dietro e il fianco. Passiamo a tagliare l'adesivo. Per la tasca sul fianco taglierò una striscia così che metterò nel sacco tasca più esterno, quello che va unito al davanti. Poi invece i pezzi che adesivo interamente sono i filetti delle tasche dietro, le due parti della finta e il cinturino più esterno. Allora, ho riflettuto un attimo su come cucire questa parte qui e mi sono resa conto che la tacca sotto è troppo bassa. Mi va bene di tenere una zip di 14 cm, quindi la tacca sopra che segna la fine della zip non la tocco, però la tacca sotto che segna invece l'inizio dell'apertura della finta, ed è quella più importante per cucire poi la finta, preferisco farla solo 1 centimetro sotto alla tacca della zip, anziché 2 come vi avevo invece detto nel video in cui abbiamo preparato questo cartamodello. E il motivo ve lo spiego dopo aver cucito la zip, così posso mostrarvelo. E avendo fatto questa modifica, di conseguenza ho sistemato i pezzi già tagliati, quindi ho fatto i pezzi della finta 1 centimetro più corti, in cima, e sul davanti ho rifilato il margine 1 centimetro più in alto. Ora per prima cosa chiudo la piega del davanti. Devo piazzare questa linea immaginaria che sta a inizio piega sopra quest'altra linea che è quella di fine piega e le metto dritto contro dritto e poi andranno cucite fino alla X. E per cucire poi più facilmente mi segno tutta la linea con una penna cancellabile. Faccio una cucitura dritta lungo la linea segnata e fisso così la parte alta della piega. Ora apriamo la piega, apriamo il margine dietro mettendone metà a destra e metà a sinistra della cucitura fatta e sulla vita fissiamo la piega facendo una cucitura a 5 mm dentro al margine. Ai due lati del margine dovreste anche avere una tacca di riferimento, così sapete dove deve piegare la stoffa. E il risultato da sopra è questo, quindi la piega dentro è così ed è fissata fino a questo punto qui. Prendiamo i due pezzi della finta della zip. Per prima cosa li rifiniamo con la tagliacuci o con lo zigzag se non avete una tagliacuci. Il pezzo piccolo lo rifiniamo sul lato curvo, mentre il pezzo doppio lo pieghiamo a metà lungo questo lato con il dritto in fuori e rifiniamo il lato lungo e la parte curva. Sempre con il dritto verso l'alto ci segniamo le linee di centro davanti e vi ricordo che qui avevamo lasciato 1,5 cm di margine, mentre qui 1 cm. Ora prendiamo la letta singola e la dobbiamo cucire al lato destro del pantalone indossato, perché farò una chiusura da donna, quindi con il lato destro che chiude sul sinistro. Prima però di fare questo rifilo il margine solo sul lato destro tutto a 1 cm e risegno la tacca dato che tolgo il margine che era il mio punto di riferimento. E poi rifilo tagliacuci dalla tacca fino all'interno gamba, questa volta su entrambi i lati. Ora chiudo il cavallo sotto alla tacca lasciando aperti però gli ultimi 3 cm circa. E ora posso attaccare la letta singola al lato destro della gonna pantalone. La spillo sul centro davanti destro, dritto contro dritto e cucio fino alla tacca. Cucio da in cima fino alla tacca e poi rifilo il margine a mezzo centimetro, stirando anche la letta in dentro. Adesso dobbiamo attaccare il primo nastro della zip. Io, come vi dicevo, metto una zip da 14 cm. Mi metto col rovescio della gonna pantalone verso l'alto. Questo è il lato destro indossato del pantalone ed è dove ho messo la fascetta singola, mentre questo è il lato sinistro. Per attaccare la zip la metto con il suo lato dritto rivolto verso il basso. Il primo nastro lo attaccheremo sul lato sinistro del corpo e me lo posiziono appunto sul centro davanti sinistro, simulando come dovrebbe stare alla fine,
quindi rigirando il margine di cucitura del centrodavanti sinistro e mettendo la zip sopra in questo modo. Tengo assieme il nastro della zip e il margine e rivolto tutto con il dritto verso l'alto. Ora quindi sappiamo dove va piazzato il primo nastro della zip. Apriamo la zip e piazziamo il nastro in modo che l'inizio della parte metallica in cima stia appena sotto al centimetro di margine e in verticale allineiamo i dentini alla linea di centrodavanti che abbiamo segnato prima. Ora cuciamo a 5 mm dal bordo della stoffa e, dato che il nastro è distante 2 mm dal bordo della stoffa, questo equivale a cucire a circa 3 mm dentro al nastro della zip e cucio fino alla tacca. Ora dobbiamo allineare i centri davanti prima di proseguire. Da un lato avevamo segnato il centro davanti con la penna, dall'altro il centro davanti equivale alla cucitura di attaccatura della letta singola, quindi spillo assieme i centri davanti. Con i centri davanti uniti andiamo sul rovescio e ora fermiamo il secondo nastro della zip e lo cuciamo solo alla letta singola che c'è sotto, stando attenti a non prendere anche il davanti della gonna pantalone. Li spillo assieme e vado a cucire 5 mm dentro al nastro della zip, arrivando sempre alla tacca. Aspettiamo a togliere gli spilli perché prima dobbiamo fare l'impuntura tonda che ferma il cavallo. Me la disegno con la penna facendola arrivare 1 cm sotto all'apertura della finta. La si può far arrivare anche all'apertura direttamente, ma io ho la parte terminale della zip troppo vicina, quindi preferisco tenermi un attimo sotto. Impunturo sulla linea che ho disegnato, prendendo sotto anche la letta. Tolgo tutti gli spilli, vado sul rovescio ed è il momento di attaccare la letta doppia. La piazzo esattamente sopra la prima, nella stessa posizione e sia in fondo sia in cima la forma dovrebbe combaciare. Spillo quindi assieme tutto il lato a destra e sotto, senza prendere la gonna pantalone davanti. E adesso torno sul lato dritto e devo cucire assieme la doppia aletta al lato sinistro della gonna pantalone. E per farlo cucio a fianco al nastro della zip 2 mm dentro alla stoffa, fino a dove riesco ad arrivare. E ora, ultimissima cucitura della zip, cuciamo assieme il fondo delle due alette a circa 1 cm dal bordo delle alette. E dovreste avere un risultato di questo tipo. Prima di fare le tasche dietro voglio adesivare la parte del dietro dove va messa la tasca, così il tessuto sarà più resistente e non si rischia che si rompa col tempo. Per tagliare l'adesivo posso anche usare il cartamodello del filetto che comunque ha una dimensione giusta. Mi taglio 2 pezzi di adesivo e li attacco nel rovescio del dietro dove va messa poi la tasca a filetto. Prima di cucire la tasca chiudo le 2 pinze del dietro e poi le stiro piatte con i margini rivolti verso il fianco. Dopo aver chiuso la pinze è meglio risegnarsi i punti della tasca perché la pinze ha tolto del volume nella parte alta della tasca. Nel mio caso comunque erano svaniti col calore del ferro, quindi dovevo risegnarli per forza. Mi segno proprio il rettangolo del filetto con una penna cancellabile, sia nel dritto che nel rovescio. Appiattisco bene la stoffa sotto e in particolare la parte della pinze chiusa e poi spillo il cartamodello e risegno tutto quanto. Adesso che è tutto pronto possiamo cucire la tasca a filetto. Prendiamo il pezzo del filetto e il pezzo del sacco tasca, quello in stoffa. Ora dobbiamo mettere questi 2 pezzi dritto contro dritto e cucirli alle 2 linee lunghe che abbiamo segnato. Prima però preferisco segnarmi la linea di riferimento anche nei 2 pezzettini e me la segno a 1 cm di margine che avevamo lasciato sopra i 2 pezzi e sui lati segno 1,5 cm che era il margine laterale.
Riprendiamo il dietro della gonna pantalone e dobbiamo mettere il sacco tasca sopra e il filetto sotto, entrambi dritto contro dritto, e far coincidere le linee dei due pezzetti con le linee che avevamo fatto sul dietro. Qui bisogna essere il più precisi possibile, se no si rischia che la tasca venga storta o con dei buchetti sugli angoli. Quindi io metto dentro uno spillo sugli angoli, così so che sono allineati bene tra il pezzo sopra e il pezzo sotto, e poi metto spilli lungo tutta la linea tenendo un po' tesa la stoffa sotto. E faccio la stessa identica cosa con il sacco tasca. Ora, per fare queste due cuciture ci mettiamo sul rovescio, fate attenzione che il sacco tasca stia in su e il filetto in giù. E cuciamo esattamente sopra le due linee, quelle lunghe, partendo e finendo esattamente sui punti segnati, no prima e no dopo. Quindi vi consiglio di usare una lunghezza punto più bassa per riuscire ad essere più precisi. Io l'ho messa a 2 e ovviamente fermate bene l'inizio e la fine della cucitura. Ora prendete una forbice per tessuti appuntita e incidete in mezzo ai due pezzi, in mezzo al rettangolo segnato sul dietro della gonna pantalone. All'inizio e alla fine del rettangolo però dovete incidere in obliquo, vi faccio i segni con la penna così è più chiaro, e arrivate ad incidere 1 millimetro prima dei punti finali delle due cuciture fatte. Dovete andarci il più vicino possibile ma senza toccare i fili della cucitura. Fate attenzione a tagliare solo la parte del dietro e non i margini del filetto e del sacco tasca, e quando dovete tagliare vicino alla pence cercate di schivare la punta della pence e tagliate appena sotto. Adesso ci mettiamo sul dritto e dobbiamo mettere il sacco tasca dentro alla tasca. Tiriamo in dentro anche i suoi margini e intanto lo teniamo verso il basso. Ora andiamo al ferro da stiro e stiriamo i margini del sacco tasca verso l'alto. Li stiro da rovescio ma poi do anche una stirata dal dritto. Il filetto invece dobbiamo rivolgerlo verso l'alto, stirando i margini aperti, e per farlo vado meglio dal rovescio. Il prossimo passaggio è dare la forma al filetto e deve arrivare finito a questa linea qui. Quindi ora devo infilare la parte del filetto in eccesso dentro alla tasca, anche i suoi margini laterali, finché non arriva alla linea. Tiriamo anche bene in fuori i due triangolini laterali che dovremo cucirli dopo. Sistemo un po' tutto e poi quando vedo che la tasca a filetto ha una forma giusta stiro da sopra. Vedete che da fuori ora abbiamo già una forma decente per il filetto, però si muove ancora tutto, quindi va fissato. Per prima cosa vado sul rovescio e fisso momentaneamente in alto il sacco tasca, perché non voglio che venga preso dentro nelle prossime cuciture che facciamo. E ora dobbiamo tirare sulle parti a lato della tasca e fissare con una cucitura i due triangolini di stoffa. Faccio anche un segno con la penna dove va fatta la cucitura. E fate attenzione a tirare bene in fuori i triangoli prima di fare questa cucitura, così il risultato poi sarà migliore. Togliamo gli spilli che avevamo messo prima e prendiamo il sacco tasca in fodera. Lo mettiamo dritto contro dritto sul filetto e spilliamo insieme questi due pezzi. Adesso dobbiamo cucire insieme in un'unica cucitura questi tre pezzi che sono il sacco tasca in fodera che abbiamo appena messo, la linguetta del profilo che è ancora libera e il pezzetto del dietro della gonna pantalone che è stato tagliato all'inizio con i tagli in obliquo. La cucitura va fatta qui, appena a destra della cucitura che era già stata fatta prima, da dove inizia il taglio obliquo a dove finisce. Adesso vedete che questo è tutto gonfio, quindi dobbiamo andare al ferro da stiro e stirare piatta questa parte qui e stirare poi anche verso il basso il primo dei due sacchi tasca. Ora manca solo cucire i sacchi tasca assieme. Io lo farò con la taglia cuci così in un passaggio solo li cucio assieme e rifinisco anche il margine.
Ma prima devo anche passare a tagliacuci gli altri margini che ci sono, che se no restano non rifiniti, quindi questo qui sotto. Poi sfilo assieme i due sacchi tasca tutto attorno e rifinisco con la tagliacuci. Cucirò da questo lato perché viene un po' più facile e tutto attorno, quindi sui lati, sotto e anche sul piccolo margine sopra, così viene rifinito e mi raccomando togliete gli spilli prima di passare la stoffa sotto la tagliacuci. E questo è il risultato finito. Ora che abbiamo il davanti tutto pronto e anche i pezzi del dietro pronti, è ora di unirli nella cucitura laterale, dove però dobbiamo anche fare le tasche nella cucitura. Prendo i sacchi tasca, quelli a cui ho messo l'adesivo, e li unisco ai pezzi del davanti mettendo dritto contro dritto. Mi segno sul sacco tasca il margine di 1,5 cm e anche i margini di 1 cm sopra e sotto. E piazzo il sacco tasca sulla cucitura laterale facendo combaciare perfettamente i segni di inizio e fine della tasca tra sacco tasca e pezzo del davanti. E quindi cucio assieme i due pezzi a 1,5 cm dalla tacca di inizio alla tacca di fine. Gli altri due sacchi tasca vanno attaccati al pezzo del dietro. Dato che non mi ero fatta le tacche nei pezzi del dietro, mi vado a misurare nel davanti dove inizia e dove finisce il sacco tasca e riporto le misure sul pezzo del dietro, così sono anche sicura che combaceranno perfettamente i sacchi tasca tra davanti e dietro. Spillo quindi i sacchi tasca al dietro e li cucio sempre a 1,5 cm. Chiudo la cucitura laterale tralasciando però la parte del sacco tasca, quindi chiudo sopra e sotto, sempre mettendo dritto contro dritto e cucio a 1,5 cm. Meglio tirare in dentro i margini di tutti i sacchi tasca e poi quando spigliamo assieme facciamo attenzione a delineare bene l'inizio e la fine dei sacchi tasca tra davanti e dietro. Ora giriamo i sacchi tasca verso il rovescio. Stiro le cuciture laterali aperte e poi stiro i margini dei sacchi tasca aperti. Infine stiro tutto il sacco tasca verso il davanti. Ora spillo insieme i due sacchi tasca e cucio a 1 cm tutto attorno. Io qui i margini a inizio e fine li ho cuciti dentro, ma mi sono resa poi conto che è meglio non cucirli, perché così sarà più facile rifinirli dopo con la tagliacuci. Ora devo rifinire tutto a tagliacuci. I margini del fianco li rifinisco singolarmente da un lato e dall'altro. E dovreste avere un risultato di questo tipo. Per cucire l'interno gamba chiudo ogni singola gamba su se stessa facendo combaciare le due cuciture dell'interno e mettendole dritto contro dritto. Cucio quindi gli interni gamba a 1 cm. E ora che l'interno gamba è cucito, stiro aperti i margini e li rifinisco a tagliacuci singolarmente. Per chiudere la cucitura del cavallo sotto alla zip devo mettere una gamba dentro all'altra. In questo modo c'è tutto il cavallo pronto per essere cucito assieme e messo già dritto contro dritto. Ora cucio da qui tutto il cavallo a 1 cm e poi rifinisco i margini assieme a tagliacuci.
Nello scorso video del cartamodello di questa gonna pantalone mi ero dimenticata di fare il cartamodello dei passanti, ve lo mostro al volo adesso. Dobbiamo contare quanti passanti ci servono. Io ho deciso di farne 5 e mi devo preparare un cartamodello che ha una striscia lunga che comprende tutti i 5 passanti. Io ho deciso di fare i passanti larghi 2,5 cm. La larghezza totale della striscia deve essere la larghezza del passante per 2 più mezzo centimetro di margine per parte. Quindi nel mio caso sarà larga 6 cm e ogni passante lo facciamo lungo come l'altezza del cinturino più 1 cm di lentezza più 2 cm di margine totale. Nel mio caso il cinturino era alto 3 cm, quindi in totale ogni passante è alto 6 cm. Mi sono tagliata una striscia in tessuto e una in adesivo e ho adesivato il pezzo. Ho chiuso la striscia dritto su dritto in lungo e ho cucito a mezzo centimetro. Poi ho rigirato la striscia al dritto e l'ho stirata tenendo la cucitura a metà della striscia e il lato con la cucitura sarà poi il lato rovescio. E poi l'ho impunturata sui due bordi lunghi tenendomi a 2 mm di distanza dal bordo. Infine ho rifatto i segni a 6 cm di distanza e ho tagliato i 5 passanti. Prima di attaccare il cinturino devo spillare i passanti, ne metterò 2 in corrispondenza della piega davanti, poi uno nel centro dietro e 2 più o meno qua a 3 cm dai fianchi verso il dietro. Appunto i passanti dritto contro dritto e quindi il lato con la cucitura starà in alto. Ora prendiamo il cinturino adesivato, che sarà quello esterno, e dobbiamo cucire il lato basso del cinturino alla vita del pantalone, mettendolo dritto contro dritto. È normale che davanti avanzi della stoffa perché ne avevo lasciata in eccesso, la rifileremo alla fine. Andiamo a cucire quindi a 1 cm tutto attorno. Attacchiamo ora il cinturino interno e prima di attaccarlo fissiamo i passanti alla cima del cinturino con degli spilli. Il cinturino alla fine risulterà così. Io ho anche deciso di adesivare la parte dove andrà l'asola perché così il tessuto sarà più resistente. I passanti vanno fermati allo stesso livello a cui finisce il cinturino sopra, quindi è normale che stiano un po' curvi. Riposizioniamo il cinturino in modo che venga cucito dritto contro dritto con il cinturino che abbiamo già attaccato. Ora che è tutto spillato andiamo a cucire tutta la parte alta a 1 cm arrivando fino in fondo. Ho deciso anche di mettere nelle parti in sbieco di questa cucitura il nastrino dritto filo termoadesivo che si attacca con il ferro e serve a non far cedere nel tempo il tessuto, e lo metto esattamente a cavallo della cucitura. Ne approfitto per dirvi che sotto in descrizione vi lascio una serie di link a materiali che uso in questo video, tra cui anche questo nastrino e la carta per fare i cartamodelli che mi chiedete in tanti, quindi dateci un occhio. Ora, per fare in modo che il cinturino interno stia dentro meglio, faccio un'impuntura appena dentro al cinturino interno e in questa cucitura devo prendere dentro anche i margini di cucitura che sono al rovescio. Poi a ridosso del centro davanti ci fermiamo con la cucitura circa 3 cm prima del centro davanti. Adesso possiamo chiudere il centro davanti del cinturino. Tiriamo in giù il cinturino interno sopra quello esterno, sempre dritto contro dritto. Spilliamo e come nel rovescio anche davanti spilliamo in su 1 cm di margine inferiore del cinturino interno. E ora mi segno 1 cm di margine in fuori rispetto a questa linea e qui è dove andremo a tagliare via la stoffa in eccesso. E ora cuciamo a 1 cm i due lati del cinturino.
Prima di rigirare in fuori questa parte del cinturino, tagliamo via un po' di margine che così starà girato meglio, in particolare sotto e nell'angolo in alto. Stiriamo il cinturino bello piatto e i margini interni del cinturino li stiriamo verso l'alto, verso il cinturino. Ora dobbiamo fissare il cinturino interno, quindi rigiriamo in dentro 1 centimetro del margine e lo fissiamo alla base del cinturino esterno. Meglio se si sta 1 millimetro sotto alla cucitura già fatta di attaccatura del cinturino esterno. In questo modo poi riusciamo a fermarlo a macchina facendo una cucitura invisibile. Per fermare il cinturino cucite dal dritto esattamente sopra l'attaccatura del cinturino. In questo modo la cucitura sarà pressoché invisibile e riuscirete a fermare il cinturino interno. E questo è il risultato. Da fuori è perfettamente rifinito e dentro abbiamo fissato il cinturino. Il motivo per cui all'inizio ho deciso di spostare l'attacca della zip 1 centimetro più in alto è perché se l'avessi lasciata com'era, la parte finale della zip sarebbe stata troppo alta e i nastri della zip non sarebbero stati sufficientemente lunghi da essere bloccati nel fondo della zip, sarebbero rimasti con le parti finali svolazzanti e sono brutti da vedere a vista. Per l'orlo ci ho pensato su e dato che questo tessuto cade molto bene ed è molto morbido, ho preferito non mettere la mostra perché mi avrebbe irrigidito troppo il fondo. L'ho provato addosso in questa fase e mi piace molto proprio perché cade giù morbido, quindi farò un orlo semplice rigirando il tessuto in su di 1 centimetro per 2 volte. Stiro in su 1 centimetro di margine su tutto il fondo gamba e poi stiro in su un altro centimetro di margine. E adesso per fermare l'orlo vado a cucirlo qui a 2 mm dal bordo del margine, cucendo dal rovescio. E la gonna pantalone è finalmente pronta, vi lascio ora il risultato finito e indossato. E per il video di oggi è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo se conoscete qualcun altro appassionato di cucito. E se deciderete anche voi di fare questa gonna pantalone e volete pubblicare le vostre foto su Instagram, taggatemi che sarò felicissima di ricondividerle nelle mie stories. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, così non vi perderete i futuri video che pubblicherò. Piccolo spoiler, tra i prossimi video cuciremo anche un corsetto, quindi immagino non volete perdervelo, quindi iscrivetevi. Come sempre, se ci sono dei suggerimenti che volete darmi per i prossimi video e prossimi progetti da cucire, scrivete pure nei commenti sotto al video. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!